E siamo al traguardo della prestazione professionale della giovane ricercatrice e del giovane ricercatore che hanno preso parte a 4 progetti nazionali e internazionali a cura dell'ambito clima ed ecologia del Muse e grazie al cofinanziamento per i loro contratti di ricerca messo in campo da Site Coop. Un'opportunità che ha permesso loro di approfondire competenze tecniche e scientifiche, ma anche di alzare l'asticella del percorso di crescita personale. Quest'anno ho avuto la possibilità di lavorare in ambienti glaciali che non avevo mai studiato prima d'ora. Nelle crioconiti e nelle bediere del ghiacciaio dei forni, che abbiamo studiato nel progetto Cold Case, abbiamo raccolto 15.300 organismi acquatici, di cui il 99% erano tardigradi, seguiti nelle bediere da ostracodi, dracari e larve di chironomidi, fra cui Diamesa zerni, che è tipica dei torrenti glaciali. Nel progetto ASER 25 sul ghiacciaio del Care Alto, invece abbiamo evidenziato il fenomeno della Summit Trap, ovvero la risalita di specie criofile verso monte a seguire il ghiacciaio che si ritira. La Diamesa Steinböcki, per esempio, oggi si trova in aree più elevate rispetto a 25 anni fa e questo è un segno tangibile del cambiamento in atto. Dalla fronte del ghiacciaio a Rio Bedù sono stati raccolti circa 54.000 macroinvertebrati, di cui il 70% erano chironomidi, ancora oggi oggetto di studio. I macroinvertebrati raccolti all'interno di questi progetti hanno contribuito ad arricchire le collezioni del museo. Infine, l'analisi di oltre 10.000 immagini caricate su Flickr negli ultimi 10 anni, utilizzando anche l'intelligenza artificiale, mi ha permesso di osservare un progressivo aumento di foto di paesaggi naturali, fra cui i ghiacciai, contribuendo a testimoniarne il progressivo ritiro. Questa esperienza mi ha permesso di unire curiosità, osservazione e analisi. È stata anche un'importante occasione di crescita sia personale che professionale, grazie soprattutto al lavoro di squadra, alle relazioni costruite sul campo e alla condivisione. Per quanto riguarda il progetto Cold Case sul ghiacciaio dei Forni in provincia di Sondrio, i risultati che abbiamo ottenuto sono sorprendenti. Infatti siamo riusciti a raccogliere più di 20.000 campioni di artropodi, di cui la maggior parte, cioè circa 19.000, appartenenti ai collemboli, che vengono anche chiamati le pulci dei ghiacci. Oltre a questi siamo riusciti a identificare 57 specie di insetti diverse, tra cui 42 di coleotteri e 4 di ragni. Adesso i prossimi passi consisteranno nel andare a vedere quali di queste specie effettivamente vivono stabilmente sul ghiacciaio e quali invece arrivano su di esso casualmente, per esempio trasportate dal vento o altri fattori ambientali. Per quanto riguarda il progetto Prioritize, invece, abbiamo voluto ampliare lo sguardo a 29 siti su Alpi e Appennini e in particolare utilizzando 768 punti di campionamento in ambienti glaciali e proglaciali. Qui anche i risultati sono stati molto interessanti, infatti ad oggi abbiamo identificato 71 specie di coleotteri carabidi e 141 specie di ragni, i 2 gruppi che abbiamo voluto utilizzare come bioindicatori per andare quindi poi a capire quali zone considerare come di interesse prioritario da un punto di vista conservazionistico. Ma al di là dei numeri, quest'anno di ricerca mi ha permesso di studiare e scoprire questi ecosistemi così complessi prima che rischino e finiscano per svanire per sempre. Inoltre, penso sia importante fungere in un certo senso da portavoce per tutti questi organismi che stiamo studiando e stiamo scoprendo, nonostante il loro ambiente stia svanendo, e quindi è importante conoscerli prima che il ghiaccio fonda per sempre.